Ciao amici, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Grazie per essere qui, come sempre il vostro sostegno significa moltissimo. Restate con noi fino alla fine per non perdervi nessun dettaglio e ricordate di iscrivervi e condividere il video con chi ama le storie che fanno battere il cuore. Quello che è successo quest'anno al celebre Festival di Cannes, in Francia, non è stato soltanto un trionfo di cinema e stile. È diventato il palcoscenico di un amore che ha lasciato tutti senza parole. Sotto i riflettori, sulla passerella più osservata del mondo, due stelle amatissime dal pubblico turco hanno trasformato i sussurri in una conferma luminosa. Stiamo parlando di Erkan Merik e Azal Suba. Per mesi l'industria e i fan hanno rincorso indizi, foto rubate, sguardi che parevano dire più di 1000 comunicati. Ogni uscita pubblica accendeva nuove domande, ogni silenzio alimentava l'attesa. Eppure, fino a quella sera, nessuno dei due aveva abbandonato la discrezione. Le voci sull'intesa nata lontano da casa si moltiplicavano, ma tutto restava nella zona grigia del forse, del chissà, del non ancora. Poi è arrivata Cannes, con i suoi flash, la sua eleganza e la sua capacità di decidere i titoli del giorno dopo. È lì che la storia ha trovato il suo momento perfetto. La scena è rimasta negli occhi di chi c'era e negli schermi di chi ha seguito da casa. Erkan e Azal sono comparsi sul tappeto rosso a pochi minuti di distanza, avvicinandosi con passo misurato come due professionisti abituati alla pressione. All'inizio hanno mantenuto una certa distanza, posando separati, scambiando saluti con i fotografi, regalandosi solo un accenno di sorriso. Sembrava l'ennesima apparizione in cui avrebbero lasciato che fossero gli altri a leggere tra le righe. Ma bastava incrociare i loro sguardi per intuire che stava per accadere qualcosa. C'era un'intesa quieta, un calore trattenuto appena sotto la superficie. A un certo punto la folla ha trattenuto il respiro. Erkan si è voltato verso Azal, lei ha fatto un passo, poi un altro, e le loro mani si sono cercate con naturalezza, come se avessero fatto quel gesto 1000 volte lontano dalle telecamere. Hanno cominciato a camminare insieme, mano nella mano, senza fretta. I fotografi hanno iniziato a bombardare di domande, i flash a raffica, le parole che piovevano da ogni parte. Ma loro si sono presi un attimo. Hanno lasciato che il momento respirasse, che il loro sorriso facesse il lavoro di qualunque dichiarazione. Quei lunghi secondi di silenzio sono stati più eloquenti di tutto. È stato Erkan a spezzare la tensione con la semplicità che lo contraddistingue. Ha guardato la folla, poi Azal, e con un sorriso pacato ha detto: sì, stiamo insieme. Nessun effetto speciale, nessun proclama studiato. Una frase pulita, sincera, che ha cambiato l'aria attorno a loro in un istante. Il tappeto rosso, così spesso teatro di pose impeccabili, si è trasformato in una scena intima e vera. La sensazione diffusa era quella di assistere non a un colpo di scena, ma alla conferma di qualcosa che ormai tutti speravano. Subito dopo, la voce di Azal ha portato luce e calore. Non ha cercato frasi ad effetto. Ha parlato come chi sa che l'amore, quando esiste, non ha bisogno di troppe difese. Ha raccontato che non aveva più senso proteggere quel sentimento dalle curiosità del mondo, che quello che provavano andava avanti da tempo e li rendeva felici. Ha spiegato che l'amore, quando è vero, non si nasconde, ma si custodisce fino a quando arriva il momento giusto per condividerlo. E quel momento era arrivato lì, a Cannes, sotto gli occhi del mondo. Chi conosce la coppia sa che tutto è iniziato mesi fa, durante un progetto cinematografico che li ha portati a incrociare le agende e i destini. All'inizio è stata una conoscenza cortese, favorita da un amico comune che li stimava entrambi e sapeva cogliere le affinità più sottili. Una conversazione, poi un'altra, poi la scoperta di un linguaggio condiviso fatto di ironia, professionalità, rispetto. Da lì l'amicizia è diventata un porto, un luogo in cui rifugiarsi tra un set e l'altro, tra viaggi e fusi orari. È cresciuta lontano dai clamori, nutrita da piccoli gesti. Un messaggio prima di un provino, una telefonata dopo una giornata lunga, un caffè al volo tra un volo e l'altro. Negli ultimi mesi, durante riprese e eventi fuori dalla Turchia, più volte erano stati visti insieme. Non erano mai stati immagini plateali. Una passeggiata discreta, due posti vicini in una lounge d'aeroporto, un brindisi rapido a fine giornata. Dettagli minuti per due persone abituate a proteggere il privato. Eppure, proprio quella misura, quella delicatezza, avevano fatto intuire quanto fosse serio ciò che stava nascendo. Cannes, con la sua bellezza inverniciata di luce, è diventata il punto in cui la riservatezza ha lasciato spazio alla condivisione.
Dopo la dichiarazione, i due hanno partecipato alla cena d'onore del festival. Hanno preso posto l'uno accanto all'altra come fosse la cosa più naturale del mondo. Seduti vicini, hanno parlato a bassa voce, ridendo ogni tanto, con quella complicità che sfugge alle parole. Lei indossava un abito bianco semplice e sofisticato, capace di rubare l'attenzione proprio perché privo di eccessi, illuminato da una linea pulita che metteva in risalto la sua grazia. Lui, in smoking nero classico, elegante e senza tempo, portava il tipo di fascino che non ha bisogno di annunci. In sala non sono mancati gli sguardi d'ammirazione e i complimenti sussurrati. Erano la coppia che tutti osservavano. Sui social, l'onda è arrivata in pochi minuti. Commenti entusiasti, paragoni cinematografici, dichiarazioni d'affetto da parte di fan che li seguono da anni. Coppia dell'anno, scrivevano in molti. Sembrano nati per stare insieme, dicevano altri. C'era chi ricordava i loro percorsi professionali, chi citava scene amate, chi postava vecchie foto cercando i primi indizi di un legame. L'energia era positiva, quasi liberatoria. Sembrava che la storia che il pubblico aveva immaginato si fosse finalmente materializzata. Anche la stampa ha riconosciuto la portata del momento. Alcuni giornalisti hanno parlato di una nuova pagina per il cinema turco, non perché l'amore cancella le fatiche del mestiere, ma perché è raro vedere due interpreti così concentrati sulle proprie carriere riuscire a trovare un equilibrio e farlo con tanta eleganza. Erkan e Azal, negli ultimi anni, hanno puntato con decisione su progetti internazionali, portando il proprio talento oltre i confini e accettando sfide sempre più complesse. L'idea che la loro serenità privata possa tradursi in nuova creatività sullo schermo ha acceso l'immaginazione di tutti. Molti scommettono su una collaborazione che unisca le loro sensibilità in un racconto capace di parlare a un pubblico globale. Ovviamente, non sono mancate le domande più dirette. Qualcuno ha chiesto se ci fossero già piani per un matrimonio. Erkan ha sorriso con quella calma che gli si riconosce anche nelle interviste più serrate. Siamo molto felici adesso. Ogni cosa arriverà col suo tempo. È stata una risposta che non chiude, ma custodisce, che non promette fuochi d'artificio, ma lascia spazio al futuro. Azal ha aggiunto con dolcezza: i nostri cuori sono uno. Il resto è nelle mani del destino. Non serviva altro per far capire che ciò che conta, per loro, è la sostanza del presente, non la corsa a trasformare tutto in un annuncio. Più tardi, quando le luci della sala si sono abbassate e la notte di Can ha steso il suo velluto sul mare, i due si sono concessi una passeggiata sulla spiaggia. La luna, alta e discreta, faceva brillare l'acqua con riflessi d'argento. La foto che li ritrae mano nella mano, con le onde a pochi passi e i sorrisi morbidi di chi ha finalmente smesso di nascondere, è diventata in poche ore una delle immagini più condivise del festival. C'era una serenità quasi palpabile in quel momento, la sensazione che il privato avesse trovato il modo giusto per convivere con l'attenzione del mondo. A ben guardare, il fascino di questa storia sta proprio nel ritmo con cui si è rivelata. Nessun colpo di teatro, nessun scoop costruito a tavolino, solo una sequenza di scelte misurate. La decisione di dire tutto con un gesto, poi con una frase, infine con un'apparizione serena accanto a un tavolo e una camminata in riva al mare. Il linguaggio che hanno scelto è quello dell'essenziale, eppure ogni dettaglio ha parlato forte. Il modo in cui Erkan ha stretto la mano di Azal, la risata breve mentre cercavano le parole giuste. L'inchino cortese ai fotografi senza tradire la propria intimità. Chi ha scambiato 2 parole con loro durante la serata racconta di una coppia attenta l'uno all'altra. Lei che si assicura che lui abbia mangiato qualcosa tra un brindisi e l'altro. Lui che le aggiusta a bassa voce una piega del vestito leggera come un sospiro. Sono piccoli rituali, lampi che svelano come si sta davvero insieme quando non si fissa un copione. Forse è per questo che la loro ammissione ha avuto un'eco così vasta, perché ha restituito all'idea di celebrità un frammento di quotidianità sincera. Le ore successive hanno consolidato il racconto. Le pagine ufficiali del festival hanno rilanciato alcune immagini, le riviste internazionali hanno dedicato spazi alla notizia. E da Istanbul a Parigi i loro nomi hanno cominciato a comparire nelle tendenze. Tra i commenti, uno in particolare spiccava la bellezza di vedere 2 persone trasformare il lavoro in ponte e non in muro. Un'idea romantica, certo, ma anche concreta per chi conosce le difficoltà logistiche, i turni di riprese, i chilometri di distanza con cui gli attori spesso fanno i conti. L'impressione è che Erkan e Azal abbiano scelto di incontrarsi nel mezzo, di fare della pazienza la loro strategia.
C'è chi ricorda come tutto sia partito in un set con orari impossibili, rientri notturni, risvegli all'alba. In quel caos metodico che è la vita di un film, la loro complicità ha trovato i tempi per nascere. Un caffè scambiato tra due scene, la prova di un dialogo che diventa occasione per conoscersi meglio, la fiducia che si costruisce quando sai che l'altro c'è anche se non lo dici a nessuno. E quando un amico comune ha suggerito una cena lontano dalle luci, i pezzi si sono incastrati. Non servono molte parole quando l'istinto dice che quella presenza ha un significato. Oggi, col senno di poi, la loro apparizione a Cannes sembra l'esito naturale di un percorso. Hanno scelto un luogo simbolico, ma non per amplificare lo spettacolo, piuttosto per fissare un ricordo che avesse la stessa eleganza delle cose fatte bene. La dichiarazione è stata una finestra aperta, non una rivelazione gridata. È per questo che, mentre le testate compilavano titoli e i fan salvavano le foto migliori, si è avuto il sentore di assistere a un momento destinato a restare nella memoria del gossip turco come uno dei più iconici degli ultimi anni. Che cosa succederà adesso? Le ipotesi corrono veloci. C'è chi spera in un progetto congiunto, un film o una serie che metta in dialogo i loro stili. Entrambi stanno consolidando un profilo internazionale e la curiosità intorno a una collaborazione è fortissima. Se decideranno di lavorare insieme, sarà perché la storia giusta avrà bussato alla loro porta, non per compiacere l'attesa. E qui si torna a quella frase detta sul tappeto rosso: tutto a suo tempo. Finora il loro tempo ha avuto il passo giusto, e non c'è ragione di pensare che cambierà. Intanto, la vita continua. Gli impegni li riporteranno su set diversi e in città diverse, ma a nessuno è sfuggito come questa conferma pubblica dia loro una calma nuova. Quando non serve più nascondere, l'energia si libera. Le persone che hanno lavorato con loro raccontano di due professionisti concentrati, ma inclini al capriccio, fedeli alla parola data. È possibile che proprio questa solidità abbia fatto sì che la loro storia, invece di scoppiare, sia maturata. Eppure, al di là delle interpretazioni, resta l'immagine che ha chiuso la giornata. Due figure che si allontanano dalla folla per ritagliarsi un momento di semplicità. Il mare davanti, la luce della luna alle spalle, e la consapevolezza, sul viso, di aver fatto una scelta che non riguarda soltanto la curiosità degli altri, ma la propria pace. Cannes, per una sera, non è stata solo vetrina, ma casa. Un posto dove essere visti senza sentirsi osservati. Questo festival, quest'anno, ha ricordato a tutti che non esiste tappeto rosso abbastanza lungo da contenere le emozioni quando decidono di farsi vedere. È stato un tributo all'eleganza, certo, ma soprattutto alla naturalezza di un sentimento che, una volta riconosciuto, risplende senza bisogno di effetti. La storia di Erkan Merik e Azal Suba, da sussurro di corridoio a dichiarazione limpida. Ha stregato il mondo e ha regalato al gossip quell'istante raro in cui tutto sembra cominciare davanti ai nostri occhi. Siamo arrivati alla fine del video. Se questa storia vi ha emozionati, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti e condividete il video con i vostri amici. Grazie per averci seguito. Ci vediamo presto con nuove rivelazioni e nuove pagine di cinema e di cuore. A prestissimo, da Stelle Turche Rivelate.